Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi conoscere un'altra torcia che già forse conoscete, non conoscete proprio questo modello, conoscete la sorellina più piccola. Questa infatti è la Archer Pro della TrueNight e vi ho fatto conoscere pochissimo tempo fa la Archer Mini. Praticamente la stessa torcia, solo che quella produceva 405 lumen, questa invece ne produce 1022 ed è una di quelle piccole torce che si tiene in una mano tascabile, portabilissima, che si utilizza nella vita quotidiana. Non è una vera e propria torcia tattica, anche se ha alcune funzioni particolari ed è impermeabile anche questa. Allora, come funziona? Semplicemente premendo il tastino posteriore si accende, ci dà la possibilità, grazie alla memoria, di accenderla con l'ultima modalità utilizzata, ma possiamo anche variare la sua luminosità mantenendo premuto il tastino nella parte posteriore. Possiamo diminuirla così in modo graduale, quando raggiunge il livello minimo lampeggerà e quando premiamo nuovamente per aumentare farà la stessa cosa al raggiungimento del livello massimo. Quindi in questo caso sta aumentando fino a 1022 lumen e ci avvisa con questo flash, anziché avere un loop continuo, aumentare e diminuire. In questo modo sappiamo quando siamo arrivati al massimo. Ma abbiamo anche la funzione strobo, premendo 3 volte il tastino avremo questa funzione che serve semplicemente a scoraggiare qualche aggressore, che sia essere umano oppure animale, eccetera. Costa $39 sul sito del venditore, ma spero di ottenere anche un codice di sconto. Per poterla ricaricare, grazie al cavo che viene dato in dotazione, un cavo USB tipo C, possiamo ricaricarla inserendo all'interno di questo ingresso lo spinotto che si ricaricherà segnalandoci il livello di carica con un LED, che in fase di ricarica sarà di colore rosso e diventerà blu quando raggiungerà il livello massimo di carica. Ma abbiamo anche una funzione particolare che consuma pochissimo, che ci serve per vedere da vicino, ed è la modalità Firefly. Quindi questa modalità bassissima che ci permette di vedere molto da vicino al buio, per esempio per leggere, per cercare qualcosa in qualche vano portaoggetti, eccetera. Una torcia pratica che si può utilizzare per esempio anche come torcia frontale mettendola su un cappellino, quindi sulla visiera, sia dalla parte bassa che dalla parte alta. Possiamo utilizzarla in questo modo per illuminare e guardare di fronte a noi avendo le mani libere. Si può mettere per esempio anche nella spallina di uno zaino, si può utilizzare come si preferisce, perché una torcia così piccola è molto versatile. Tra l'altro resistente, perché la TrueNight produce torce tattiche fatte davvero bene, guardate che bella finitura, zigrinata, antiscivolo, verniciata a polvere, alluminio aeronautico resistente e, come dicevo poco fa, impermeabile fino a 2 metri anche da accesa. Ovviamente in dotazione troverete il manuale di istruzioni scritto in inglese, tedesco, cinese e giapponese, dove ci sono indicati tutti i livelli di carica, tutte le varie durate, eccetera. Quindi guardiamo quello in inglese. Abbiamo, come dicevo poco fa, la modalità Firefly, che ci permette di avere una luminosità di 0,41 lumen e raggiunge ben 15 giorni di durata. La modalità invece Infinity Low, che ci permette di avere 13 lumen con 37 ore, la modalità Infinity High, che permette di avere 478 lumen per il primo minuto, che si riducono a 208 lumen per gli altri 150 minuti, e poi la modalità Turbo, la modalità più alta, che appunto ha 1022 lumen per solo un minuto e mezzo, e poi per gli altri 145 minuti avrà invece 191 lumen. Quindi non è una torcia da utilizzare per fare cose particolarmente estreme, serve semplicemente per illuminare, da tenere nella tasca, ripeto, nella borsetta di una donna, in automobile. Per esempio il modello Archer Mini ormai è all'interno della mia macchina, rimane lì ed è una torcia che utilizzo spessissimo anche per ricercare degli oggetti, eccetera. Quindi continuiamo a guardare qualche altra caratteristica. Resiste a cadute da 1,5 metri d'altezza ed ha la protezione IPX8 impermeabile fino a 2 metri di profondità. Questa è la confezione con cui viene venduta. All'interno troviamo quindi il cavo USB di tipo C per poterla ricaricare, e la torcia è alloggiata all'interno di questa sagomatura. Ora però facciamo un paio di riprese in interno e poi con una voce fuori campo vi commenterò le riprese fatte in esterno, dove vedrete appunto che questa torcia ci permette di illuminare anche da lontano, ma per un utilizzo normale, individuare ostacoli, fare segnali luminosi ed eventualmente, grazie alla modalità strobo, scoraggiare qualche aggressore, allora può tornare utile. Quindi facciamo queste riprese all'interno del mio laboratorio e poi vediamo le riprese all'esterno. Adesso siamo al buio pesto, l'unica lucina che vedete è quella del mio microfono al mio petto e in questo caso stile horror, anche il mio viso. Allora guardate,
la modalità Firefly serve per vedere da vicino, per leggere qualcosa e avere una luminosità adatta a non abbagliarci, perché una luminosità più forte ovviamente darebbe fastidio. Invece questa è la luce giusta, la luminosità corretta per poter leggere senza avere riflessi fastidiosi, oppure per ricercare degli oggetti in zone dove effettivamente non serve tantissima luce, ma riusciamo a vedere tranquillamente indirizzando la luce in un unico punto. Se invece abbiamo bisogno di più luce, e allora, come in questo caso, possiamo illuminare decidendo se avere una luminosità più o meno alta. In questo caso sto riducendo la luminosità, con lampeggio ci indica che siamo arrivati al minimo della luminosità, ma se vogliamo aumentarla basta premere di nuovo il tastino e in questo caso abbiamo la modalità più alta, che in interno non rende giustizia, ma in esterno vi renderete conto effettivamente che la luminosità è giusta per vedere anche da lontano. Non lontanissimo, comunque da lontano sì. E allora da queste riprese in esterno invece possiamo vedere come con una luminosità scarsa, quasi nulla, accendendo la torcia riusciamo invece a vedere per bene. E quindi è una torcia che in un ambiente come questo, un ambiente esterno, ci permette di vedere ed eventualmente evitare ostacoli, riconoscere volti umani. Sicuramente non è una torcia da utilizzare per fare escursioni a grande distanza, però abbiamo la possibilità di gestire la luminosità, quindi illuminare poco se non abbiamo bisogno di vedere da lontano, eventualmente aumentare la luminosità nel caso in cui abbiamo bisogno di vedere un pochettino meglio. Quindi una torcia tascabile, comoda per fare delle uscite serali. Ma facciamo una prova, guardiamo per esempio fra due autovetture. In questo caso, se io illumino con la torcia verso la zona buia, riesco a vedere molto bene. Riesco a distinguere, come vedete, tutti i dettagli si vedono bene, ma questo comunque sempre da vicino. Facciamo quindi un paio di prove anche da lontano. Farò delle prove illuminando dei palazzi che già sono illuminati in parte dall'illuminazione artificiale, però possiamo vedere la differenza tra la parte in cui punto la torcia e la parte in cui invece non è illuminata. Si vede nettamente la differenza di luminosità. Si vede come questa torcia, nel caso in cui per esempio dobbiamo guardare qualche dettaglio, ci permette di vederlo molto comodamente. Anche addirittura un edificio un pochettino più distante, saremo circa una trentina di metri, e riesco ad illuminarlo. Non mi permette, non mi consente di vedere come delle torce della True Night che vi ho già fatto conoscere a grandissima distanza. Questa, ripeto, come potete vedere in questo caso, permette di illuminare e di vedere, come ho detto più di una volta, tutti quei dettagli che ad occhio nudo, senza l'aiuto di una torcia, non si riuscirebbero a percepire. In questa zona leggermente più in ombra riusciamo a cogliere ancora meglio quanto illumini e sto facendo delle prove sia con alta che con bassa luminosità, in modo da farvi capire effettivamente quale sia la differenza e come ci permette, grazie alla sua gestibilità, di regolare la luminosità emessa. Sicuramente come torcia però non va bene per illuminare per esempio l'edificio abbandonato. In quel caso, soprattutto oggi che c'è parecchio buio con questo cielo pieno di nuvole, siamo ancora più svantaggiati, ma si capisce, non è una torcia adatta. Questa è più adatta per illuminare da vicino. Quindi una torcia a tuttofare da tenere sempre in tasca oppure nella borsa. Quindi comodissima per utilizzarla, come abbiamo visto, in esterno, in interno, oppure come torcia frontale messa su un berretto come in questo caso per poter lavorare a mani libere. Una torcia LED ricaricabile che può farvi compagnia e può cavarvi da diversi impicci nel caso in cui non avete modo di vedere dove c'è buio e la luce del cellulare non va bene. Il cellulare, se cade, si rompe, non potete utilizzarlo con le mani sporche, con le mani bagnate, non ha questa luminosità. E se vi piace, ragazzi, io vi lascio il link giù nel primo commento nella descrizione. Sapete che eventualmente comprerete una torcia della True Night, che è un marchio che già vi ho fatto conoscere, che produce torce di ottima qualità e anche questa non ci scherza. Quindi andate a guardare giù il link nel primo commento nella descrizione. Se vi piace procedete con l'acquisto, se mi danno anche un codice di sconto meglio ancora. Non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale e mettere mi piace qua giù cliccando sul pollicione lì su, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.